Ciao a tutti, sono Giuseppe Iannotti, chef titolare del ristorante Cresios e siamo a Telese Terme. Oggi parliamo di un piatto storico del ristorante Cresios che fa parte del menù Mr. Brown, che è la pastina col formaggino di bufala. Il piatto è un omaggio alla mozzarella di bufala Campana DOP. Per me la mozzarella è un piatto perfetto e in quanto tale non andrebbe tagliata, condita né cucinata. Si morde come una mela. L'effetto è quello di riportare questo tipo di esperienza all'interno di un piatto. Per fare questo ho coinvolto il mio amico fornitore storico Benito La Vecchia del caseificio Il Casolare di Alvignanello, caseificio che lavora ancora nei tini di legno, quindi ancora lo fanno alla vecchia maniera. Ovviamente per noi la mozzarella è come viene intesa in Campania. La mozzarella è un prodotto che nasce all'interno del caseificio e andrebbe mangiata quasi sul posto, proprio perché deve conservare le caratteristiche del latte, di cosa hanno mangiato le bufale, dell'erba. Dal mio punto di vista non andrebbe addirittura esportato proprio per conservarne le caratteristiche organolettiche, questa è una cosa impossibile. E allora abbiamo preso il latte, abbiamo preso la panna e abbiamo preso quello che chiamiamo il latticello, che non è nient'altro che il liquido di filatura della mozzarella. La mozzarella non andrebbe messa in frigo. La mozzarella nel momento in cui tocca il freddo inizia a cambiare, inizia a modificarsi. C'è un modo per rigenerarla, come si dice in termini tecnici, è quella di prendere il sacchetto con tutta l'acqua di governo e immergerla nell'acqua calda. Il frigo la rovina in quanto la mozzarella ha una serie di stratificazioni. La parte esterna che è stata a contatto con il sale va a osmotizzare, quindi a creare questa sorta di viaggio del sale dall'esterno verso l'interno. Quando la metti nel frigo tutto questo si sigilla, quindi la parte esterna si blocca, si irrigidisce e quindi hai questa screpolatura. Difatti la mozzarella deve essere come una tetta, l'omaggio alla donna per eccellenza è la tetta che dà il latte, no? Tant'è che parlando di mozzarella intesa come simbolo della femminilità, quindi di una tetta, a Battipaglia la chiamano zizzona. Zizzona non è nient'altro che il termine dialettale per indicare un grande seno. Adesso non ci resta che andare in cucina dove insieme alla mia brigata, ma soprattutto Eugenio che è il mio sous chef storico, andiamo a farvi vedere come prepariamo questo piatto che tanto ha fatto discutere. Talmente tanto discutere che ha fatto scoprire a Litizietto Telese Terme, un paese di 5.000 abitanti dove io sono nato. Cosa facciamo adesso? Prendiamo questi tre ingredienti e li mettiamo insieme: latte, panna e latticello. Una volta messi insieme iniziamo a alzare la temperatura, la portiamo circa a 35 gradi e inoculiamo il caglio. Questa massa va lasciata riposare per 24 ore. Dopo 24 ore a temperatura ambiente andiamo a rompere la cagliata, la tagliamo quasi come se fosse un fontana. La cagliata viene rotta e messa a scolare. Il sacco è un sacco di cotone per alimenti, dove a volte abbiamo visto anche mettere a scolare lo yogurt, quindi è uno strumento che viene utilizzato normalmente nei caseifici. Presa la cagliata rotta, quindi separata dal siero, la andiamo a mettere nel sacco e la lasciamo in frigo per altre 24 ore. Il giorno successivo prendiamo il nostro formaggino e siamo pronti per preparare la pastina. Come vedete è bianchissimo, identico alla mozzarella, il sapore è acido perché le 24 ore nel frigo gli hanno donato ulteriori profumi. Non ha nient'altro a che fare con il formaggino al quale siamo abituati da quando eravamo bambini. Ovviamente, visto che si tratta di un piatto che possa sembrare povero o di facile realizzazione, ha bisogno di grandi ingredienti. Abbiamo già parlato della mozzarella di bufala, non possiamo dimenticarci
della pasta, quindi la pasta deve essere fatta di grandi grani e utilizziamo un formato in particolare, i risoni. Mettiamo pochissima acqua nella pentola a bollire, aggiungiamo i risoni e come se fosse un risotto iniziamo a cuocerla. Aggiungiamo però dopo un paio di minuti di cottura il formaggino, perché questo formaggino non ha bisogno di essere mescolato alla fine, ma lo possiamo utilizzare già dall'inizio, quasi come se fosse una base cremosa di un risotto. Una volta che abbiamo iniziato la cottura aggiungendo il formaggino, continuiamo a cuocere. Finita la cottura, in funzione di quello che è il formato di pasta che andiamo a utilizzare, la mantechiamo come faceva la mamma, aggiungendo del parmigiano grattugiato e dell'olio extravergine d'oliva a crudo. Rigorosamente fuori dal fuoco, difatti è l'unico piatto dove io vado a utilizzare l'olio extravergine a crudo. Una volta che è cotta la pasta non ci resta che divertirci nell'impiatto. Molto semplice. Abbiamo il nostro piattino di topolino, un piattino di melanina, lo impiattiamo e diversamente a quello che si fa normalmente in un grande ristorante, il cucchiaio anziché metterlo al tavolo lo mettiamo direttamente dentro il piattino. È un cucchiaio di caucciù ed è termolabile, nel senso che nel momento in cui entra in contatto con la pastina prende subito la temperatura. Noi lo immergiamo in modo tale che arriva già alla temperatura della pastina e molto spesso ci divertiamo a guardare gli ospiti che iniziano a succhiarlo quasi come se fosse un ciuccio. Con questo piatto spero di avervi fatto capire che cosa significa la mia pastina. Per me è un lavoro legato a un ingrediente del territorio come la mozzarella, ma soprattutto legato all'infanzia, all'emozione, quello che cerchiamo sempre di ricercare all'interno dei nostri piatti. Ecco perché ne abbiamo parlato in questo video di Italia Squisita. Non mi resta che salutarvi e di invitarvi a scoprirne il gusto. Un saluto da Telese Terme e dal Cresios. Forse non tutti lo sanno, ma anch'io ci sono nel libro Pasta di Italia Squisita, insieme a altri 80 miei amici. Non perdetelo. La pastina è servita in un piatto di plastica da bambini con l'immagine di topolino e il cucchiaio è coordinato. Vedete che ci vuole coraggio e anche sicurezza di sé per proporre un piatto così, no? In un ristorante stellato.